Lezione 1. Idee per gite del fine settimana. Stavo pensando di fare un viaggio di fine settimana da qualche parte, e qualche idea mi farebbe davvero comodo. Che ne pensi? Sembra un piano fantastico. Ti stai orientando verso una destinazione specifica o sei aperto a suggerimenti? In questo momento sono piuttosto aperto, ma mi piacerebbe esplorare un posto nuovo ed entusiasmante, magari con qualche bel panorama. Che ne dite di una gita in montagna? L'aria fresca e i panorami mozzafiato sarebbero perfetti per una fuga rilassante. Sembra davvero invitante. Immagino di fare escursioni di giorno e di riscaldarmi accanto al fuoco la sera. Esatto! Oppure potresti prendere in considerazione una destinazione balneare, dove potrai prendere il sole e dedicarti ad attività acquatiche. La spiaggia è sempre una buona scelta, soprattutto se si vuole rilassarsi e godersi semplicemente il suono delle onde. Inoltre, mentre sei lì, potresti provare alcuni frutti di mare locali ed esplorare le attrazioni vicine. Adoro l'idea di provare cibi nuovi. Qualunque cosa scelga, voglio solo assicurarmi che sia una piacevole fuga dalla routine. Lezione 2. Ricordi del test di storia. Ti ricordi quel compito di storia che avevamo in classe? L'ho trovato sorprendentemente facile. Sì, me lo ricordo bene. Per qualche ragione, non ho dovuto studiare molto nemmeno io. Tutto è scattato spontaneamente per me. È interessante come certi argomenti risuonino in noi, quasi come se il materiale fosse in attesa di essere ricordato. Certo! Ricordavo ogni parola detta dall'insegnante durante le lezioni, il che ha reso facilissimo rispondere alle domande. È un tale sollievo poter contare sulla propria memoria in questo modo, vero? Sembra che tutto quello sforzo sia ripagato. Assolutamente! Mi sentivo sicuro di me stesso quando ho affrontato il test, consapevole di aver memorizzato così tante informazioni. E quei momenti in cui scrivi le risposte e ti rendi conto di averle indovinate sono così soddisfacenti. Sì! È una sensazione fantastica vedere il tuo duro lavoro riflettersi nelle tue prestazioni, rafforzando la tua fiducia in vista degli esami futuri. Dopotutto, sono proprio queste esperienze che ci aiutano a costruire una solida base per la nostra conoscenza. Lezione 3. Discussione sulla polarizzazione. Ho riflettuto sul tema della polarizzazione nel nostro paese e su come influisce sulla nostra società. È una questione così complessa, vero? Le divisioni sembrano farsi più profonde con ogni anno che passa. Sì, ed è allarmante vedere come le diverse fazioni spesso si rifiutino di impegnarsi in un dialogo costruttivo. È davvero preoccupante. Credo che per andare avanti dobbiamo concentrarci sui punti in comune piuttosto che sulle differenze. Ottima osservazione. Trovare valori condivisi potrebbe aiutare a colmare i divari che si sono formati tra i vari gruppi. Assolutamente sì, e dovremmo incoraggiare conversazioni aperte che consentano alle persone di esprimere le proprie opinioni senza timore di essere giudicate. È fondamentale per la guarigione e la comprensione, soprattutto in un ambiente così polarizzato. Sono d'accordo. Solo ascoltandoci a vicenda possiamo iniziare ad affrontare le cause profonde delle nostre divisioni. Sì, promuovere l'empatia è fondamentale per creare una società più unita, in cui tutti si sentano ascoltati. Lezione 4. Discussione del progetto. Vorrei parlarti del progetto che hai completato di recente, perché l'ho trovato davvero impressionante e illuminante. Grazie. Lo apprezzo molto e non vedo l'ora di sentire cosa ne pensi. Cosa ti ha colpito di più? La profondità della ricerca da te condotta è stata notevole,
Ha chiaramente dimostrato la tua dedizione e attenzione ai dettagli. Il mio obiettivo era di coprire tutti gli aspetti, quindi sono contento che questo sforzo ti sia piaciuto. Hai trovato qualche sezione in particolare particolarmente interessante? La parte di analisi è stata affascinante, hai fornito una prospettiva molto chiara sulle implicazioni dei risultati. È fantastico sentirlo. Volevo assicurarmi che l'analisi non fosse solo informativa, ma anche stimolante. Ci sei riuscito sicuramente. Penso che potrebbe dare vita a importanti discussioni tra i nostri colleghi e non solo. È esattamente ciò che speravo, quindi sono entusiasta di sapere che potrebbe avere questo impatto. È una testimonianza del tuo duro lavoro e non vedo l'ora di vedere come reagiranno gli altri. Lezione 5. Potenziale del mercato online. Mi sono imbattuto in un mercato online unico nel suo genere e sono curioso di sapere quale sia il suo potenziale di crescita. Sembra interessante. Cosa c'è di speciale in questo marketplace che lo distingue dagli altri? L'obiettivo è mettere in contatto gli artigiani locali con i consumatori, promuovere i prodotti fatti a mano e sostenere le piccole imprese. Adoro questo concetto. Non solo stimola la creatività, ma incoraggia anche le persone ad acquistare prodotti locali e sostenibili. Esatto. Con il crescente interesse per il consumismo etico, credo che abbia una significativa opportunità di prosperare. Assolutamente. Le persone sono sempre più alla ricerca di modi per sostenere le proprie comunità e trovare oggetti unici. Inoltre, la piattaforma sembra intuitiva, il che rende la navigazione agevole sia per i venditori che per gli acquirenti. È fondamentale. Un'esperienza fluida potrebbe davvero aumentare la soddisfazione del cliente e incoraggiarlo a fidelizzarlo. Penso che questo mercato diventerà la destinazione ideale per chi cerca prodotti unici nel loro genere. Lezione 6. Acquisto di snack. Quindi, dovremmo comprare anche degli snack per la nostra serata cinema? Renderebbe l'esperienza ancora migliore. Sì, andiamo a prendere patatine e biscotti. Sono i classici preferiti per una serata intima a casa. Mi piace un sacco l'idea. Che tipo di patatine preferisci? Penso a qualcosa di croccante e saporito. Adoro le patatine fritte, soprattutto quelle un po' piccanti. Aggiungono un tocco piccante. Ottima scelta. E per i biscotti, preferisci quelli con gocce di cioccolato o altro? I biscotti con gocce di cioccolato sono il mio debole. Non c'è niente di meglio dei biscotti caldi appena sfornati. Non potrei essere più d'accordo. Si abbinano perfettamente a un bicchiere di latte o anche a un pot di gelato. Sembra paradisiaco. Sarà il dolcetto perfetto da gustare mentre guardiamo il nostro film. Assolutamente. Assicuriamoci di prendere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per poterci concedere qualcosa senza sensi di colpa. Lezione 7. Leggende vichinghe. Ti sei mai chiesto cosa pensassero dei vichinghi e come abbiano instillato timore e fascino in tutta Europa? Assolutamente. I vichinghi erano un popolo straordinario proveniente dall'Europa settentrionale, noto per le sue incredibili capacità marinaresche. Infatti, le loro navi lunghe consentivano loro di percorrere grandi distanze, razziando e commerciando in molte regioni. È affascinante come siano riusciti a navigare in acque così insidiose con tanta precisione e competenza. Sì, e la loro fama di feroci guerrieri ha certamente contribuito ai miti e alle leggende che li circondano oggi. Tuttavia, non erano solo guerrieri, erano anche abili artigiani e commercianti,
caratteristica spesso messa in ombra dalla loro storia più violenta. È vero. La loro capacità di adattarsi e prosperare in ambienti diversi la dice lunga sulla loro ingegnosità. È interessante riflettere su come la loro eredità continui a influenzare la cultura popolare e la nostra comprensione della storia. Assolutamente. Le storie delle loro avventure e conquiste catturano ancora oggi la nostra immaginazione, rendendoli figure senza tempo nella storia. Lezione 8. Competizioni equestri. Hai mai sentito parlare delle emozionanti competizioni che coinvolgono cavalli veloci e gare di aratura? Sì, quelle gare sono affascinanti. Mettono davvero alla prova la forza e la stabilità dei cavalli, mettendo in mostra le loro incredibili abilità. Assolutamente. È incredibile vedere come questi cavalli riescano a destreggiarsi in condizioni difficili con tanta grazia e potenza. Adoro il modo in cui questi eventi mettono in risalto il legame tra i cavalli e i loro allenatori. È una vera testimonianza del loro duro lavoro e della loro dedizione. Assolutamente sì. Non si tratta solo di competizione, è anche il lavoro di squadra che si fa per preparare i cavalli a queste sfide. E l'atmosfera durante questi eventi è elettrizzante. L'entusiasmo del pubblico contribuisce ad aumentare l'adrenalina della competizione. Sì, si può davvero sentire l'energia nell'aria mentre tutti applaudono i loro concorrenti preferiti. È una meravigliosa celebrazione delle abilità equestri e della tradizione che unisce la comunità. Sono d'accordo. Guardare queste gare può ispirare un profondo apprezzamento per la storia e la cultura dell'addestramento dei cavalli. Lezione 9. Proposta di piano di pagamento. Vorrei parlare del piano di pagamento del progetto di cui abbiamo discusso. Credo che dovremmo proporre di dividerlo in 3 rate uguali. Sembra un approccio equo. Aiuterebbe a gestire il flusso di cassa in modo efficace per entrambe le parti coinvolte. Esatto. In questo modo, il pagamento iniziale può coprire i costi iniziali, mentre i pagamenti successivi possono essere vincolati a milestone. Mi piace l'idea. Garantisce che entrambe le parti rimangano impegnate a rispettare i progressi e le tempistiche del progetto. Inoltre, crea fiducia, poiché il cliente può vedere il lavoro completato prima di effettuare il pagamento completo. Assolutamente. È una situazione vantaggiosa per tutti che può favorire un rapporto di lavoro più solido. Credo che questa struttura potrebbe anche aiutare i clienti a pianificare il budget in modo più semplice, riducendo così qualsiasi pressione finanziaria. Ottima osservazione. Termini di pagamento chiari possono portare a maggiore soddisfazione e meno malintesi. Concludiamo questa proposta e presentiamola al cliente. Sono certo che apprezzerà la flessibilità. Lezione 10. Abbracciare la premura. È importante mantenere un atteggiamento intellettuale e filosofico, soprattutto quando si discutono argomenti delicati. Sono pienamente d'accordo. Non dovremmo mai permettere ai fanatici di trasformare la parola musulmano in qualcosa di terrificante, perché questo non fa che alimentare malintesi. Esatto. L'educazione e la mentalità aperta sono fondamentali per sfatare i miti e promuovere un dialogo pacifico. È fondamentale ricordare che ogni cultura ha le sue complessità e che è opportuno affrontarla con rispetto e curiosità. Sì, e possiamo imparare molto gli uni dagli altri se scegliamo di impegnarci in modo ponderato anziché reagire impulsivamente. Si tratta di costruire ponti invece di muri, di incoraggiare la comprensione piuttosto che la paura. Assolutamente. Promuovendo discussioni sfumate e rispettose, possiamo creare una società più armoniosa.
È una responsabilità collettiva che condividiamo tutti e ogni piccolo passo verso la comprensione è importante. Certo. Impegniamoci a essere ambasciatori di pace e conoscenza nelle nostre conversazioni. Lezione 11. Elementi essenziali per preparare i bagagli. Quando mi preparo per un viaggio, sottolineo sempre l'importanza di indossare calzature adatte. Questo è un punto fondamentale. Le scarpe comode possono fare la differenza, soprattutto se si prevede di camminare molto. Assolutamente. E a parte le scarpe, penso che portare uno zaino leggero sia il modo migliore per rimanere organizzati e mobili. Sì, semplifica le cose e ti consente di goderti le tue avventure senza sentirti appesantito. Inoltre, viaggiare leggeri ti incoraggia a dare priorità a ciò di cui hai realmente bisogno rispetto a ciò che pensi di volere. Esatto. Si tratta di godersi l'esperienza senza il peso di bagagli inutili. Inoltre, uno zaino leggero facilita gli spostamenti in luoghi affollati o su terreni irregolari. Assolutamente sì. Si tratta di essere pratici e, allo stesso tempo, di sfruttare al meglio il viaggio. Assicuriamoci di ricordarci a vicenda queste cose essenziali prima della nostra prossima avventura. Lezione 12. Condivisione dei preferiti. È sempre un piacere condividere i piatti tipici locali con gli altri, non credi? Assolutamente. C'è qualcosa di speciale nel far conoscere alle persone i sapori e le esperienze uniche della nostra città natale. Sì, che si tratti di cibo, musica o tradizioni, condividere questi aspetti aiuta a creare legami duraturi. Mi piace molto il modo in cui ci permette di mettere in mostra la cultura e la storia che plasmano la nostra comunità. Esatto. Quando condividiamo i nostri preferiti, invitiamo gli altri ad apprezzare la ricchezza del nostro background. È un modo per promuovere la comprensione e l'apprezzamento, abbattendo le barriere tra culture diverse. E spesso sono proprio le esperienze condivise a creare i ricordi più belli, avvicinando le persone. Non potrei essere più d'accordo. È un modo meraviglioso per celebrare la diversità e trovare un terreno comune. Facciamo in modo di organizzare incontri in cui possiamo condividere i nostri piatti preferiti con gli amici. Lezione 13. Idee per gite del fine settimana. Sì, sembra un'ottima idea. Dove pensavi di andare per il nostro weekend? Stavo pensando di andare verso la costa, la spiaggia è sempre rinfrescante e divertente. Sembra perfetto. Adoro l'idea di prendere il sole e godermi la brezza dell'oceano. Esatto! Inoltre, ci sono tantissime attività che potremmo fare, come nuotare o provare qualche sport acquatico. E non dimentichiamoci del pesce fresco. Sento già il sapore dei deliziosi piatti che abbiamo potuto gustare. Sì, per me provare la cucina locale è sicuramente uno dei momenti più belli di ogni viaggio. Sono completamente d'accordo. Aggiunge un tocco in più all'esperienza e la rende ancora più memorabile. Dovremmo iniziare a pianificare il nostro itinerario. Voglio assicurarmi di non perderci nulla di entusiasmante. Sì, facciamolo. Non vedo l'ora di vivere un'avventura fantastica insieme. Lezione 14. Fare una pausa. Ehi, hai mai pensato di fare un viaggio di fine settimana? Potrebbe essere un ottimo modo per ricaricarsi. Sì, mi farebbe proprio bene una pausa. La routine quotidiana mi sta logorando ultimamente. Capisco perfettamente. A volte basta un cambio di scenario per rinfrescarsi la mente.
Esatto. Dove pensi che dovremmo andare? Sono aperto a suggerimenti. Forse potremmo esplorare le montagne, l'aria fresca e la natura sarebbero così rigeneranti. Sembra meraviglioso. Adoro stare in mezzo alla natura e godermi i panorami mozzafiato. Inoltre, i sentieri escursionistici e le attività all'aria aperta possono davvero aiutarci a rilassarci e a riconnetterci con noi Sì, stessi. e potremmo anche portare degli spuntini per un picnic, rendendolo ancora più piacevole. Ottima idea! Iniziamo subito a pianificare la nostra fuga del fine settimana. Lezione 15. Raggiungere gli obiettivi. Hai preso in considerazione dei passaggi specifici per raggiungere i tuoi obiettivi per quest'anno? Assolutamente. Ho intenzione di portare avanti un progetto che mi appassiona da molto tempo. Sembra entusiasmante. A che tipo di progetto stai pensando? Voglio creare un'iniziativa artistica comunitaria che unisca le persone attraverso la creatività. È un'idea fantastica. L'arte può davvero unire le persone e promuovere un senso di appartenenza. Sì, e credo che possa anche incoraggiare l'autoespressione e la collaborazione tra i membri della comunità. È fantastico vederti così motivato. Hai già pianificato come iniziare? Ho un piano approssimativo in mente, ma sono aperto ai suggerimenti e ai contributi degli altri per migliorarlo ulteriormente. Questo è lo spirito giusto. Collaborare con altri può fornire spunti preziosi e arricchire il progetto. Lezione 16. La Gioconda. La Gioconda è forse il dipinto più conosciuto al mondo e affascina il pubblico da secoli. Assolutamente. Il modo in cui mostra la testa e le spalle di una donna, con quel sorriso enigmatico, è semplicemente ipnotizzante. Sì, è affascinante come Leonardo da Vinci sia riuscito a catturare tanta emozione e profondità nella sua espressione. L'uso dello sfumato conferisce al dipinto transizioni delicate e ne accresce il fascino misterioso. È sorprendente quante interpretazioni siano state fornite nel corso degli anni riguardo alla sua identità e alla sua espressione. Assolutamente. Ogni spettatore sembra trarne qualcosa di diverso, rendendolo un capolavoro senza tempo. E la storia che si cela dietro il dipinto, compreso il suo furto e il suo ritrovamento, non fa che aumentarne il fascino. Sì, è una vera testimonianza del potere duraturo dell'arte di ispirare e stimolare la riflessione. Mi piacerebbe molto visitare il Louvre un giorno per vederlo di persona e sperimentarne in prima persona l'impatto. Lezione 17. Scelte per gli spuntini. Dovremmo comprare anche degli snack. Penso che renderebbe il nostro incontro ancora più piacevole. Sì, andiamo a prendere patatine e biscotti. Sono sempre un successo a qualsiasi evento. Sono d'accordo. Che tipo di patatine dovremmo scegliere secondo te? Qualcosa di classico o un po' più audace? Adoro le patatine classiche, soprattutto se hanno un sapore salato, sono sempre soddisfacenti. Sembra perfetto. E per i biscotti, hai in mente un tipo preferito? I biscotti con gocce di cioccolato sono i miei preferiti in assoluto, sono un classico che piace a tutti. Assolutamente. Mi riportano alla mente tanti bei ricordi d'infanzia. Vero? E si sposano benissimo con un bicchiere di latte freddo o anche con una pallina di gelato. Assicuriamoci di prenderne una varietà per soddisfare i gusti di tutti, sarà una sorpresa divertente.
Lezione 18. Scelte per la colazione. Fai colazione dopo o di solito la salti? Sì, di solito mangio cereali e caffè, perché è un modo veloce e facile per iniziare la giornata. Sembra un'ottima scelta. Adoro la versatilità dei cereali, che si possono abbinare a diversi condimenti. Esatto. A volte aggiungo frutta o noci per renderlo più nutriente e appagante. E abbinarlo al caffè è perfetto per quella sferzata di energia mattutina, non è vero? Assolutamente. Mi aiuta a svegliarmi e a sentirmi pronta ad affrontare la giornata. Penso che la colazione sia un pasto molto importante, dà davvero il tono a tutto quello che segue. Sì, è sorprendente quanto una buona colazione possa influenzare l'umore e la produttività. Nelle mattine più impegnative, assicuriamoci di dare priorità alla colazione, ne vale la pena. Lezione 19. Vivace e resistente. Sai, è affascinante come alcuni animali vengano descritti come vivaci come una lepre e più resistenti di un mulo. Assolutamente. Queste descrizioni mettono in risalto le straordinarie qualità che alcune creature possiedono, rendendole davvero uniche nel regno animale. È interessante riflettere su come queste caratteristiche non siano solo fisiche, ma riflettano anche il loro comportamento e la loro adattabilità. Sì, e spesso mi stupisce il modo in cui la natura fornisce a questi animali gli strumenti per sopravvivere e prosperare nel loro ambiente. Ad esempio, la resistenza dei muli è leggendaria, possono trasportare carichi pesanti per lunghe distanze senza stancarsi facilmente. Esatto. È la combinazione di forza e resistenza che li rende compagni così affidabili per il lavoro e i viaggi. E non dimentichiamo l'agilità della lepre americana, può scappare dai predatori con una velocità incredibile. Esatto. È un esempio perfetto di come l'evoluzione abbia plasmato le loro capacità per garantirne la sopravvivenza. Trovo stimolante il modo in cui questi animali dimostrano l'importanza della forza e dell'agilità in natura. Lezione 20. Trovare l'ispirazione. Trovo ispirazione nella natura, nei libri e persino negli oggetti di uso quotidiano. C'è bellezza ovunque intorno a noi, se solo ci prendiamo un momento per notarla. Che prospettiva meravigliosa! La natura ha il potere di accendere la creatività e ricordarci le semplici gioie della vita. Esatto. Una passeggiata al parco può portare a nuove idee, soprattutto osservando i colori, i suoni e i movimenti intorno a noi. Sono pienamente d'accordo. A volte anche una singola foglia o un fiore possono evocare sentimenti di meraviglia e creatività. Anche i libri hanno l'incredibile potere di trasportarci in mondi diversi e di accendere la nostra immaginazione. Sì, possono introdurci a nuovi concetti e prospettive che potremmo non incontrare nella nostra vita quotidiana. Amo il modo in cui gli oggetti di uso quotidiano possono raccontare storie. Un paio di scarpe consumate possono ricordarci avventure e viaggi intrapresi. Che pensiero meraviglioso! Ogni oggetto ha una storia che può ispirarci in modi inaspettati. In effetti, dimostra semplicemente che l'ispirazione è ovunque, in attesa che la riconosciamo. Lezione 21. Avventura in viaggio su strada. Ci vogliono circa 2 ore di macchina da qui e credo che dovremmo noleggiare un'auto e fare un viaggio in macchina. Sembra un'idea incredibile. Un po' di avventura è proprio quello che ci vuole per rompere la routine. Esatto. Il viaggio in sé può essere parte del divertimento, soprattutto se si percorrono strade panoramiche. Adoro quest'idea.
Esplorare nuovi paesaggi può rendere il viaggio piacevole tanto quanto la destinazione. E potremo fare delle soste per ammirare luoghi interessanti o prendere uno spuntino lungo il percorso. Sì, è sempre divertente scoprire tesori nascosti durante un viaggio su strada e creare ricordi spontanei. Inoltre, avere la libertà di un'auto significa poter andare ovunque vogliamo senza essere vincolati da orari. È questa la bellezza di un viaggio on the road. Ci permette di accogliere l'imprevisto e di goderci il viaggio insieme. Cominciamo a pianificare il nostro itinerario e a stilare una lista dei luoghi che vogliamo visitare. Lezione 22. Esplorare la città. Penso che una settimana sia sufficiente per esplorare a fondo la città e i suoi dintorni. Sembra perfetto. Una settimana ci dà abbastanza tempo per immergerci nella cultura locale e vedere tutte le attrazioni principali. Esatto. Possiamo visitare musei, provare la cucina locale e capire davvero cosa rende il posto unico. Mi piace l'idea di immergerci nella cultura. È il modo migliore per apprezzare una nuova destinazione. Inoltre, possiamo prenderci il nostro tempo e non avere fretta nel vivere le esperienze, dando spazio ad avventure spontanee. Sì, a volte i momenti migliori nascono da attività inaspettate e incontri con la gente del posto. E possiamo ritagliarci un po' di tempo per rilassarci, magari in un parco o in un accogliente bar. È fondamentale. Bilanciare l'esplorazione con il tempo libero ci aiuterà a ricaricarci e a goderci ancora di più il viaggio. Cominciamo a stilare il nostro itinerario con i luoghi imperdibili e un po' di tempo libero per l'esplorazione. Lezione 23. Preferenze organiche. Ho appena notato un bollino verde su questo prodotto, è perfetto. Preferisco il biologico quando possibile per motivi di salute. Ottima scelta! Gli alimenti biologici sono spesso più freschi e privi di sostanze chimiche nocive. Esatto. Mi sento molto meglio sapendo che quello che mangio è coltivato senza pesticidi sintetici. E non si tratta solo di salute, sostenere l'agricoltura biologica aiuta anche l'ambiente. Assolutamente. Scegliere il biologico può contribuire a pratiche sostenibili e promuovere la biodiversità. E la carne, invece? Trovare alternative biologiche di alta qualità può essere difficile. È vero. Ma ci sono alcune aziende agricole rispettabili che danno priorità al trattamento etico e alle pratiche biologiche. Sì, e vale la pena di fare uno sforzo per ricercare queste fonti, per il bene della nostra salute e di quella del pianeta. Sono d'accordo. Cerchiamo di fare ricerche e trovare agricoltori locali che offrano carne biologica e altri prodotti. Lezione 24. Competenze aziendali. Gestire situazioni difficili può essere impegnativo, ma è un'abilità fondamentale nel mondo degli affari. Sono pienamente d'accordo. Imparare a gestire le conversazioni difficili è essenziale per costruire relazioni solide. Esatto. Si tratta di trasformare una situazione negativa in un risultato positivo, il che richiede abilità ed empatia. Sì, ed è importante affrontare queste situazioni con calma e con una mente aperta. Certamente. Ascoltando attivamente, spesso possiamo trovare soluzioni che soddisfino tutti i soggetti coinvolti. È un approccio davvero prezioso. Promuove un ambiente collaborativo e incoraggia la fiducia. E quando affrontiamo bene le sfide, possiamo effettivamente rafforzare i nostri rapporti con colleghi e clienti. Assolutamente.
Dimostra che siamo in grado di gestire le avversità e che si può contare su di noi nei momenti difficili. Poniamoci l'obiettivo di sviluppare ulteriormente queste competenze e condividere strategie tra di noi. Lezione 25. Spesa per gli spuntini. Sapevi che ogni anno le persone spendono miliardi in snack e che metà di questa cifra viene spesa in patatine? È incredibile. Dimostra davvero quanto le patatine siano uno spuntino preferito da così tante persone. Assolutamente sì. La loro praticità e varietà li rendono irresistibili, non credi? Sì, e i gusti disponibili sono infiniti, adatti a tutti i gusti. È interessante pensare a come le patatine siano diventate un alimento base della nostra dieta, soprattutto durante le occasioni sociali. Assolutamente sì. Sono spesso lo spuntino preferito per feste, serate al cinema e viaggi in auto. Eppure, nonostante siano gustosi, è fondamentale bilanciarli con opzioni più salutari. Sono d'accordo. La moderazione è fondamentale. Possiamo gustare le patatine e allo stesso tempo includere frutta e verdura nei nostri spuntini. Proponiamo di elaborare un piano per scoprire alternative più salutari agli snack, continuando a gustare i nostri preferiti. Lezione 26. Rimanere attivi. Ehi, ti sei allenato ultimamente? Anch'io cerco di mantenermi attivo. Sì, certo. Vado a correre la mattina e faccio un po' di yoga la sera. Fantastico! Correre è un ottimo modo per migliorare la salute cardiovascolare e liberare la mente. Assolutamente. E lo yoga mi aiuta a trovare flessibilità e rilassamento, il che è un buon equilibrio. Mi piace molto il modo in cui entrambe le attività si completano a vicenda, apportando benefici sia fisici che mentali. Sì, è fondamentale trovare allenamenti che non solo ci mettano alla prova, ma che ci mantengano anche motivati. Certo. Sto cercando di alternare un po' di allenamento di forza e anche di ciclismo. È un'idea intelligente. Variare le cose può prevenire la noia e aiutarci a rimanere concentrati. Incoraggiamoci a vicenda a mantenere insieme questo stile di vita attivo, può renderlo ancora più piacevole. Lezione 27. Trovare un hotel. Sei riuscito a trovare un hotel con il Wi-Fi per il nostro viaggio? È essenziale per rimanere connessi. Sì, l'ho fatto. Ho trovato un posto fantastico che non solo ha un Wi-Fi affidabile, ma offre anche ottimi servizi. Fantastico! È importante avere uno spazio confortevole in cui rilassarsi dopo una giornata di esplorazione. Assolutamente. Inoltre, poter controllare le email o pianificare la giornata successiva rende tutto più fluido. Sono d'accordo. È fantastico quando gli hotel si rivolgono alle esigenze dei viaggiatori, soprattutto ora che la tecnologia è così parte integrante delle nostre vite. Sì, e adoro il fatto che questo hotel si trovi anche vicino a numerose attrazioni che vogliamo visitare. Perfetto! Così potremo esplorare più facilmente senza perdere tempo in lunghi spostamenti. Esatto. Penso che ci divertiremo un mondo, soprattutto con tutte le comodità. Concludiamo presto la prenotazione per assicurarci il soggiorno. Lezione 28. Spazi rilassanti. Sono completamente d'accordo, è così rilassante avere uno spazio dedicato alla lettura. Sì, non c'è niente di meglio che rannicchiarsi in un angolino accogliente con un buon libro. Esatto.
ti permette di evadere in mondi e storie diversi senza distrazioni. E un ambiente tranquillo arricchisce l'esperienza, rendendola ancora più piacevole. Mi piace molto come uno spazio dedicato alla lettura possa ispirarci a leggere libri più spesso. Assolutamente. Rende la lettura un rituale speciale, non un semplice compito. Inoltre, è il modo perfetto per rilassarsi dopo una lunga giornata, non credi? Assolutamente. Leggere può trasportarci e regalarci una meravigliosa pausa mentale. Assicuriamoci di creare questi spazi nelle nostre case, incoraggiandoci a immergerci regolarmente nei libri. Lezione 29. Sogni olimpici. Sapevi che qualcuno ha frequentato l'Università Statale dell'Oregon e ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi, alla giovanissima età di 21 anni? Incredibile! Ottenere un simile onore a un'età così giovane deve essere stata un'esperienza esaltante per lui. Assolutamente. È impressionante pensare alla dedizione e al duro lavoro necessari per raggiungere un livello di competizione così alto. Sì, vincere una medaglia d'oro non è solo una questione di talento, è anche una questione di allenamento instancabile e forza mentale. Si dava per scontato che avrebbe avuto un futuro brillante davanti a sé, soprattutto dopo un risultato così importante. Assolutamente. Essere un campione olimpico ti apre tantissime porte, sia personali che professionali. La pressione che deriva dall'essere sotto i riflettori può essere immensa, ma può anche spingere qualcuno a raggiungere risultati ancora più ambiziosi. Esatto. Posso solo immaginare quanto sia stimolante rappresentare il proprio paese su un palcoscenico così prestigioso. Sono storie come queste che motivano gli altri a perseguire i propri sogni, dimostrando che con il duro lavoro tutto è possibile. Lezione 30. Politica sulle chiavi smarrite. Ho sentito dire che in questo hotel non facciamo pagare le chiavi smarrite, sono gratuite per i nostri ospiti, il che è piuttosto generoso. Che politica positiva! Dimostra davvero che hanno a cuore il comfort e la comodità dei loro ospiti. Esatto. Perdere una chiave può essere già abbastanza stressante, senza dover affrontare anche spese extra. Sì, ed è bello vedere che le aziende capiscono che gli errori capitano e li gestiscono con gentilezza. Mi rilassa sapere che non sarò penalizzato per un errore onesto mentre mi godo il mio soggiorno. Assolutamente. Un'atmosfera accogliente può fare la differenza nell'esperienza complessiva. Inoltre, ciò si riflette positivamente sul servizio clienti dell'hotel, che è sempre un fattore cruciale nella scelta di un posto in cui soggiornare. Sì, un buon servizio può migliorare notevolmente un viaggio, facendo sentire gli ospiti apprezzati e stimati. Penso che questo tipo di politica li distingua davvero da altri hotel che potrebbero non essere così accomodanti.